Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche generali per l'estate 2023. Wow, abbiamo la carta della Luna, amici del Toro. Quando c'è la carta della Luna si parla sempre di un periodo di nostalgia, di magari emozioni, ricordi, di vecchie situazioni, di vecchie persone che ritornano a galla. Possono anche essere situazioni del passato che tornano a galla, o persone che ritornano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per sapere come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora, partiamo con un cavaliere di spade, un 6 di coppe, un cavaliere di coppe, ragazzi, asso di bastoni, abbiamo la morte, un 10 di coppe, un cavaliere di denari, un 10 di bastoni e la carta della temperanza. Dunque, ragazzi, potrebbe proprio essere questo cavaliere di spade la persona che ritorna dal passato, o se non fosse una persona, fosse un atteggiamento, potrebbe essere una sorta di, per qualcuno è aggressività, per qualcun altro credo che sia la voglia di scappare. Adesso lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però ho come questa sensazione che qualcuno voglia un po' allontanarsi da una situazione. In realtà poi abbiamo il 6 di coppe e un cavaliere di coppe. Io credo, scusate, che raggiungerete un risultato, sapete? Nel senso che comunque una persona o diciamo riceverete un'offerta, essendoci un cavaliere di coppe potrebbe essere una offerta di tipo romantico, ma se considero da come parto che è un cavaliere di spade, è come se ci fosse una sorta di energia che la sensazione è questa, che l'energia rallenti e si addolcisca durante tutta la fase dell'estate. Quindi se è una persona che magari già conoscete e che vi sembra apparentemente un po' fredda, dura, ho come la sensazione che la relazione con questa persona si addolcisca nel corso dell'estate. Vi dico, avete anche un asso di bastoni qui. È un po' come se doveste fare voi qualche azione concreta per, diciamo, tagliare qualcosa, tagliare una situazione, tagliare una questione, determinare quello che è un prima e un dopo per raggiungere questo 10 di pentacoli, che per qualcuno fa riferimento all'unione familiare, per qualcun altro fa riferimento proprio a un contratto. Se fosse una situazione lavorativa, può essere che una vecchia idea del passato, un vecchio progetto del passato, venga rivisto, venga rivisitato, venga un po' ridimensionato, mi viene da dire, e in qualche modo prenda una piega diversa che vi possa portare a questo 10 di pentacoli, perché vi ricordo che comunque parla di contratti, anche di contratti, ed è una carta di forte abbondanza economica, eh. Poi abbiamo il cavaliere di pentacoli, il 10 di bastoni e la temperanza.
Ragazzi, io sento che, dunque, se si trattasse di una questione lavorativa, di quel progetto che vi ho detto, ha delle buone possibilità di espansione, ma appunto dovete iniziare voi ad interagire, a far qualcosa, a metterci un'intenzione più seria, mi verrebbe da dire. Mm? Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il Cavaliere di Spade. Regina di Coppe, 10 di Pentacoli nuovamente. Sì, io lo sento come se ci fosse questo obiettivo da ridimensionare. Vi dirò che in realtà per qualcuno si tratta di un risultato che andrete a raggiungere, ripeto, un contratto, un'unione familiare, l'acquisto di una casa. Per qualcuno si tratta di una gravidanza, ragazzi, perché comunque abbiamo una regina di coppe e in questo mazzo specifico è disegnata come una donna incinta, però non è necessariamente un bambino, può essere la gestazione appunto di un progetto, come vi dicevo, come la sensazione che ripeschiate qualche cosa dal passato o qualcuno, o che ritorni qualcuno dal passato. Può essere anche un familiare, visto che comunque abbiamo la carta della famiglia. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Cavaliere di Pentacoli ce l'ho già qui, 10 di bastoni che ce l'ho qui, 8 di Pentacoli e abbiamo un Cavaliere di Spade che è già qui, impressionante. Allora ragazzi, se è un progetto, qui, come vi dicevo, c'è da ridimensionare qualche cosa. Con il 10 di bastoni c'è bisogno di lasciarsi indietro, di delegare, di lasciarsi indietro determinate cose. Vi ricordo che anche qui avete la morte che parla di tagli. È come se ci fosse bisogno di andare avanti piano piano con il Cavaliere di Pentacoli nel quotidiano. Cioè, avete comunque queste due carte che vi parlano di direzione, di intenzione, di andare dritti per la propria meta. E qui dovete lasciarvi indietro tutto quello che pesa. E se per caso la cosa, tra virgolette, che pesa è una persona che è lenta, magari un collaboratore che è lento nel suo lavoro e rallenta anche voi, forse potrebbe essere il caso di rilasciare certi vincoli. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Otto di bastoni al contrario e mago al contrario. Mm. Allora, per quello che riguarda questa offerta, ragazzi, fate attenzione perché la comunicazione non è chiara. Anche questo Cavaliere di Spade al contrario indica un po' un'energia intermittente. Vi dico, a me dà la sensazione che qualcuno certe volte scappi e ce l'avete anche qui. Potrebbe essere che ci sia una sorta di volontà di scappare da un sogno. Voi dite, sì, ma il sogno ci hai appena detto che lo devo prendere, lo devo ridimensionare. Sì, guardate, certe volte non si riesce a raggiungere un determinato obiettivo perché ci sono delle proiezioni, delle credenze limitanti che vi impediscono di ricevere quello che voi state manifestando. Ok? E molte volte una di queste credenze o una di queste, diciamo, forme pensiero che si hanno e di cui non si è consapevoli è che si ha paura del successo, si ha paura di ottenere il risultato, perché poi cambierebbe la dinamica, cambierebbe magari la vita in modo drastico, no? E quindi certe volte ci si autocrea il sabotaggio per non riuscire ad arrivare all'obiettivo. So che può essere una cosa, cioè può sembrare una cosa strana, ma veramente a livello energetico molte volte funziona così. Sta di fatto che qui le cose non sono chiare, avete un mago al contrario, quindi c'è qualche questione o che fate fatica a materializzare o dove anche tipo con l'otto di bastoni al contrario mi viene a dire che se state facendo dei lavori di manifestazione non state comunicando bene
all'universo che cosa volete, o può anche voler dire che magari con il lavoro di manifestazione state andando in una direzione, ma poi con il vostro agire quotidiano state andando dall'altra parte. Quindi anche lì il tipo di vibrazione che emanate all'universo è discrepante. Sta di fatto che comunque questa offerta, questa proposta, questo progetto, io lo vedo presente durante tutta l'estate. È come se dovesse essere però ridimensionato o rivisto. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui ho come la sensazione 6 di spade. Sì. Prendete voi un'iniziativa senza aspettare necessariamente gli altri e la stella. Puntate voi l'obiettivo. Il 6 di spade è una carta molto collegata alle credenze limitanti. Voi ricordatevi sempre che quello che credete, ed è il discorso che facevo qui, create. Quindi se voi credete di non meritare abbastanza, è quello che create, non create l'abbondanza. Se voi pensate di non meritare l'abbondanza economica o l'amore, per esempio, che è una credenza limitante molto comune, cioè a livello cosciente, a livello di pensiero cosciente, sì, uno dice certo che io lo merito, ma il punto è il vostro subconscio, come è stato programmato nell'infanzia, perché è quello che lavora sotto. E qui è come un puntate un altro obiettivo, datevi da fare per creare il vostro sogno. Si è girato anche questo 5 di spade, ragazzi. Lo sento un po' collegato con queste due carte. C'è un po' di confusione mentale, ma è dovuta a questo 6 di spade. Ve lo metto qui, aspettate, Ok, andiamo a vedere la morte. Cavaliere di coppe, abbiamo un fante di pentacoli, un 10 di coppe, un 3 di coppe e la carta della luna nuovamente, che avevamo già qui. Ragazzi, se siete in una relazione a tre, qua vi dicono un po' di rivedere questa situazione. Con la carta della morte c'è sempre una rinascita, ok? Qui in effetti abbiamo due figure. Quello che vedo qua però è come se da un lato c'è l'appagamento, ma c'è anche la paura o c'è qualche tipo di proiezione inerente o il gruppo di lavoro, perché il 3 normalmente il 3 di coppe parla di amici o parenti laterali e il 10 di coppe è la famiglia che avete creato. Quindi se fosse per voi una situazione di lavoro potrebbe essere che avete bisogno come di creare un clima nuovo, privo di paure, sia che sia all'interno di una coppia, di una relazione della famiglia o appunto del gruppo di lavoro. È come se doveste porvi in modo diverso, in modo più cauto, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, perché comunque il 10 di pentacoli è una carta appunto che parla di contratti, di abbondanza, di unione familiare felice, di appagamento, di eredità, soldi che arrivano, aiuti inaspettati, regina di denari. Ragazzi, in qualche modo ho come la sensazione che, guardate, 6 di coppe è uscito di nuovo come qua. Che potreste appoggiarvi a qualche familiare per superare magari se fosse una situazione lavorativa o se fosse anche semplicemente l'avere qualche consiglio. Sento che qualcuno potrebbe aiutarvi, però tenete sempre presente che poi l'ultima decisione è la vostra, perché sento che quello che dovrete fare voi quest'estate nei confronti di voi stessi è smetterla di stare fermi nelle proiezioni, nei sogni un po' del passato, se vogliamo, in quello che
Molte volte la luna parla di riciclare i ricordi, cioè magari avete un ricordo di 2 anni fa, di una serata, un complimento, una determinata cosa che c'è stata e continuate a vivere la vita su un ricordo. È anche un po' quello che vi dice questo 6 di spade, no? Di lasciare indietro le convinzioni del passato, se vogliamo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, di pentacoli, che fondamentalmente vi dice di mantenere un atteggiamento prudente, è spiegato da un 2 di coppe, un re di spade e il sole. Mm. Allora, che sia una situazione di lavoro, che sia una situazione con una persona, magari potrebbe anche essere appunto quella persona che torna dal passato o che è già sposata, perché qui vediamo una famiglia, la regina di coppe è vicino al cavaliere di spade. Qui ragazzi c'è da mettere le cose in chiaro fondamentalmente. Andate un passo alla volta, però costruite voi i mattoni della relazione così come voi la volete. Non prendete accordi neanche lavorativi e ovviamente ognuno poi lo applica alla propria realtà, a meno che non abbiate fatto un programma scritto, qualche cosa che sia diciamo una tabella di marcia, un qualche cosa che sia predeterminato, già organizzato con dei magari degli obiettivi di arrivo. Fate le cose in modo chiaro, in modo da poter prosperare. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Quante? 8 di coppe. Mondo. Abbiamo il 3 di bastoni, 4 di pentacoli e la sacerdotessa al contrario. Ragazzi, 10 di bastoni è una carta che vi dice che avete bisogno di lasciarvi indietro dei pesi e abbiamo anche un 8 di coppe qua che parla di qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro dei pesi, il mondo e il 3 di bastoni. Sono 3 carte di allontanamento, di viaggio, tutte e 3. Anche il 10 di bastoni, se ci fate caso, è una carta che indica sempre una strada. In molti tarocchi è rappresentato con una strada. È come se doveste imparare a lasciare andare certe cose, ad andare oltre e potreste farlo attraverso un viaggio. Quando c'è il mondo, il viaggio è di lunga distanza. Ragazzi, con tutti questi 10, per qualcuno potrebbe anche esserci un trasferimento di casa, di abitazione o magari dell'azienda, cioè un trasferimento della sede, diciamo. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 7 di coppe e la torre, ragazzi. La temperanza è una carta di guarigione e io sento che qui cadranno molte delle illusioni, delle proiezioni di cui parlava la luna. È come se in questo periodo poteste guarire, poteste riportare in equilibrio quello che era il vostro sogno, quello di cui parlavamo prima. C'è un taglio da fare, un ridimensionamento, c'è da fare delle azioni concrete, ma soprattutto prendere distanza per riuscire a togliersi da queste credenze limitanti, da quello che è la confusione mentale, per ritrovare la speranza, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Grazie, velocissimo. Wow! Parla di desiderare in modo saggio. Ragazzi, quello che dice qui è di desiderare in modo puro, che è un po' la sensazione che dà il 6 di coppe, è quell'amore, quel desiderio, quel sogno puro, innocente. Però dice anche che poi bisogna fare attivamente qualche cosa per far sì che questo sogno si avveri, ok? Qui sento che sarà necessario lasciarsi indietro delle questioni. Guardate, quando si parla di responsabilità, che è quello di cui parla il 10 di bastoni, molte volte può essere, diciamo, possono essere sostituite le due parole
responsabilità e colpa. Nel senso che quando vi sentite in colpa per qualcosa, sostituite la parola colpa con responsabilità e chiedetevi chi è responsabile per, faccio un esempio, la felicità del mio partner, la felicità della mia amica, la mia felicità. Quindi quando qualcuno vi fa sentire in colpa perché magari non avete soddisfatto le sue aspettative, a parte che come dico sempre, se qualcuno si fa le aspettative, si fa delle aspettative, cioè è roba sua, voi non c'entrate niente, non siete tenuti né a sapere che abbia queste aspettative né a soddisfarle. Però appunto chiedetevi, è mia responsabilità soddisfare le aspettative che si fa un'altra persona? Bene, amici del Toro, dopo questo input di riflessione, fatemi sapere tra l'altro se comunque vi sto aiutando sia con le letture ma anche con questi spunti di riflessione. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, potete iscrivervi, se poi volete sostenere attivamente il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è solo un sostegno al canale, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!